Oggi vi racconto il nostro Porsenna, Sangiovese 100%, che proviene da un unico vigneto. Intanto cerchiamo di contestualizzare. Immaginatevi, siamo a quasi 600 metri di altitudine, a metà, poco più, di quella che è l'Alpe di Poti, quindi una delle tre montagne che formano il pivot centrale dell'area dell'Aretino. Metà dell'Alpe di Poti significa essere veramente quasi in montagna, un terreno roccioso, ricco di scheletro, franco, quindi abbastanza in equilibrio per quelli che poi sono gli elementi. Porsenna appunto è caratterizzato da questo territorio. I massi ciclopici che costituiscono il terreno sono di circa 2 metri di diametro. Considerate quindi che se scaviamo per 2 metri, 1,5 metri in profondità sotto il vigneto di Porsenna, che è appunto un monovigneto, è il cru di Podere di Pomaio, troviamo questi massi, troviamo tantissima roccia, il che vuol dire un drenaggio incredibile. Ma come sono arrivati lì questi massi? Beh, è una vecchia frana relitta che risale ovviamente a tempi antichissimi. Immaginatevi quando il mare lambiva quelle che appunto erano le montagne e le colline aretine. Spuntava soltanto la vetta appunto di Poti che è a oltre 1000 metri di altitudine. Il movimento del mare continuo poi ha fatto sì che questi massi abbiano questa forma con gli angoli estremamente smussati. Quindi siamo più o meno intrappolati tra una memoria marina e un'identità di montagna ben chiara che rende il Sangiovese estremamente interessante. Altra componente da sottovalutare più volte è questo vento che si chiama Potino, dall'Alpe di Poti, quindi dal nome della montagna che ospita il Podere di Pomaio, che il giorno sale dalla valle, arriva in vigna, pettina il vigneto, sale in quota, arriva a oltre 1000 metri e la notte, soprattutto in estate, torna giù ancora più freddo, causando un'escursione termica incredibile che ovviamente è perfetta poi per andare a valorizzare quelli che sono i profumi all'interno del vigneto. Questa è una vigna con un'ottima esposizione, siamo su un'esposizione a sud-est, è una vigna con una densità di circa 6.000 piante per ettaro. In questo vigneto, nel vigneto di Porsenna del Cru, viene fatta una selezione continua di uva, quindi vengono portati a maturazione soltanto i migliori grappoli. Poi viene fatta quella che io chiamo, ma anche Jacopo, mio fratello, chiama un salasso in vigna, ovvero andiamo a raccogliere un po' in anticipo rispetto ai tempi di Porsenna l'uva dal vigneto. Andiamo a raccogliere quindi verso fine settembre con quell'uva che ha chiaramente un'acidità leggermente più spiccata e un contenuto zuccherino un po' più basso, andiamo a fare il nostro rosantico, quindi un rosato 100% sangiovese. Il resto lasciamo in pianta, andiamo in leggerissima surmaturazione. Come mai in leggera surmaturazione? Beh, il motivo è semplicissimo. Il Podere di Pomaio tende a non produrre, a non fare, a non dar vita a vini di grandissima struttura e di grande corpo. Sono più vini esili, destrutturati, taglienti, dalla beva facile. Ma volendo andare a lavorare qui con un affinamento di un anno in botti grandi anche di castagno, la sfida del castagno e soprattutto del tannino marcante del castagno è una sfida difficile da vincere. Per poter appunto confrontare e creare questo perfetto equilibrio naturale con questo tipo di legno, abbiamo bisogno comunque di avere più volume, più struttura, più corpo, lavorando appunto in maniera organica, biologica e naturale. L'unico modo che abbiamo è quello di lavorare direttamente nel vigneto. Quindi la scelta della surmaturazione nasce per questo motivo. Ovviamente tiriamo fuori anche una carica antocianica più marcante, anche se poi il vino al calice inizio a versarlo, lo vedrete, rimane estremamente scarico. Ricorda già dal colore di piccoli frutti rossi più che una grande ciliegia. Quindi la fragranza, la croccantezza, quello che ci possiamo aspettare da questo vino. Nel momento in cui lo lasciamo danzare nel calice, ci rendiamo conto che chiaramente abbiamo un vino ampio, ok? Un vino che comunque ha anche un certo peso, però è estremamente aggraziato e credetemi, nel momento in cui la luce penetra il vino e stiamo seguendo il suo ballo, la stanza si illumina. Al naso poi
sono sentori particolari, no? Quindi questa ciliegia che va più verso i piccoli frutti rossi, di nuovo è fresca, abbiamo delle note di rosa, abbiamo però note stranissime, particolari, delle note di scorza d'arancio candita, abbiamo delle note quasi marine, delle note che ci ricordano la costa, le note di rosmarino, di salvia, e poi andiamo su delle note leggermente più dolci, date anche dalla tostatura, andiamo sulle note leggermente di cacao, il tabacco biondo, e poi troviamo appunto questa nota balsamica finale. In bocca andiamo ad assaggiarlo. Porzenna entra tagliente, spedito, dritto, sa esattamente che cosa vuole, è ben definito, è un Sangiovese comunque destrutturato. Piano piano si allarga, il tannino è perfettamente integrato, stiamo poi parlando di una 2015, quindi un'annata stellare, e accompagna la nostra memoria gustativa per un bel po'. C'è un inganno, c'è un trucco in Porzenna, ovvero che questa acidità, questa grande freschezza, questa punta di sale danno questo imprinting che danno appunto l'idea che questo vino sia estremamente lungo. A noi piace anche sdrammatizzare Porzenna, e quindi qual è il contesto in cui bere Porzenna? Beh, il sabato Porzenna ha un caratteraccio, vuole tempo, vuole essere ascoltato, vuole che i commensali si focalizzino sul vino. Forse è un vino da nerd, da persona super appassionata, ma può essere apprezzato da chiunque. Ovviamente il balletto, l'integrazione, la storia d'amore con l'ossigeno poi gli permette di esprimersi completamente, di aprire il suo bouquet, di lasciare andare e sfumare quelle note che si trovano in apertura, che sono note quasi di tè nero, sono note profonde, scure, ma in realtà Porzenna è un vino di luce, non abbiamo dubbi al riguardo. Ci piace pensare Porzenna abbinato anche a un libro che è In acque profonde di David Lynch, proprio perché è lì, nelle acque profonde, scure, cupe, che troviamo la luce, che troviamo l'illuminazione. E Porzenna per noi è esattamente in questo modo. Peccato produrne solo 5.000 bottiglie all'anno. Ci piace però anche immaginarlo con una canzone. In questo momento We Have All the Time in the World, però performata dai Fine Loving Criminals, perché Porzenna è un vino serio, serioso, ma è un vino che si vuole anche godere un po' la vita, ci vuole permettere di affrontare le giornate difficili anche con un sorriso. E poi ci piace pensarlo con un film. In questo caso è 8 e mezzo di Fellini. 8 e mezzo perché Porzenna ha questa vena un po' ironica, sorniona, questa vena anche di un po' di malinconia se vogliamo, ma il messaggio finale che Porzenna lascia è sempre di gioia. Vi ringrazio e spero che abbiate l'occasione di poterlo degustare. A presto.